arrivati a Muttanabi Street. Abbiamo preso il taxi, pagato un paio di euro e siamo nel centro culturale di Baghdad, bellissimo. Però ormai il sole è tramontato, sta tutto un po' chiudendo. Farebbe arrivare prima, quando il sole è bello picchiaduro sulla sua testa. In città fa ancora più caldo, perché c'è l'asfalto che sprigiona calore, i muri, tutti i muri dei palazzi che sprigionano calore. Crepiamo di caldo per il raggiamento. Allora, questa è la via dei libri. Muttanabi. Ha nel fondo di zucchero, cosa che in Turchia non hanno, neanche in Iran. Loro già mettono un fondo di zucchero importante. È arrivata lei, la shisha. Com'è? Leggera. Di mela, che era in realtà il gusto del succo che avevamo chiesto. Siamo allo Shabandar Café. Questo bar è stato vittima di un attentato da parte di un kamikaze nel 2007 e dopo tutti i 30 anni di guerra appena trascorso alle spalle è stato riaperto da dei ragazzi giovani e qui si possono vedere 1000 foto appese di vecchia storia sulle pareti. I ragazzi qua, le persone, gli avventori bevono tè zuccheratissimo e fumano un narghilè. Francesca che fa stretching. Sono le 8 e stiamo andando a Ctesifonte. Vedete, questo è il problema delle GoPro, che ogni tanto si imballano, per cui bisogna fare tutta questa operazione del piffero di chiudere le linguette, aprire la GoPro, staccare la batteria, rimettere la batteria. Adesso si è riminchiata, rimettere dentro la GoPro nel mod, tirare fuori ste cacchio di linguette, rimettere questo dentro. Ok. Avete detto che la benzina è davvero di bassa qualità e che quando acceleriamo fa ta 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 ta? C'è in confronto con quella dell'Iran è veramente oro. Mezzi americani qua, Ford. Abbiamo i convogli della polizia sotto l'hotel. Essendo venerdì, giorno di festa, Facciamo una piccola tappa poco fuori Baghdad a vedere l'acqua di Ctesifonte, antica capitale sassanide. Sono circa le 8 e la temperatura è abbastanza accettabile a parte il sole. Quello è il Palestine Hotel, probabilmente ne avete sentito parlare, fu un centro importante, un ritrovo di giornalisti, politici durante i vari anni della guerra. Costa troppo, però non potevamo permettercelo. Baghdad è così tranquilla, il traffico è poco, è perché oggi è venerdì ed è festa ed è la nostra domenica. Bevono dai copertoni, avete visto? Non avevo mai visto questo. Guarda quante. Il melograno domina sulle bancarelle dei mercati, insieme ai pomodori, le mele, le patate, zucchine, cavolfiori, melanzane, cipolle. siamo nei sobborghi di Baghdad. Sembra più Islamabad che Teheran a sto posto.
D'altronde la frutta e la verdura fresche non vanno in vacanza, non fanno festa. Cosa sto facendo? Qui siamo in una sezione dove ci sono i macellai e quindi c'è il bestiame vivo accanto ai ganci con la carne appesa. Noi non siamo abituati a vedere questo tipo di morte in strada, qua è tutto sbattuto in faccia. Noi andiamo al supermercato, la carne o dal macellaio, la carne è bella impacchettata nei vassoi bianchi, mentre qua c'è la vita e la morte una accanto all'altra. Hello. So, how can I reach the dome? This way? This way. Okay, thank you. E che non va Google Maps. E Osman mi sparava dritto in mezzo il marciapiede. Eccoci. Siamo solo noi e i cani. Mi sa che è anche chiuso. È chiuso. Chiusissimo. Non ci credo. L'Università di Pennsylvania, in collaborazione con il Consiglio nazionale del patrimonio dell'Iraq, dicono che stanno facendo lavori urgenti per stabilizzare l'arco di Ctesifonte. Vediamo se riusciamo a fare un giretto intorno a vederlo. Ma se cambiamo inquadratura riusciamo a vederlo anche magari. Anche se entriamo in un parco da calcio. Oddio, che cosa sta bruciando? Immondizia. Proprio qua deve bruciare. Sì. Allora che roba. Caspita. Ma sembra che quella parete stia venendo in fuori. È così. Sta crollando in avanti, si sta staccando. Eh sì. È immenso. 40 metri. Yay! Allora, in mezzo alle immondizie, i campi da calcio, si riesce a vedere l'arco di Ctesifonte. Nonostante tutta quest'area sia un immondezzaio completo e il sito sia chiuso per restauro, però si riesce a vedere nei suoi 40 metri l'arco della capitale sassanide. Tutta quest'area qua dove stiamo camminando anche noi è in realtà il sito della capitale sassanide Ctesifonte, una delle città più evocative, più importanti, fra l'altro anche della nostra storia. Però, brevemente, dopo che Babilonia è stata più o meno abbandonata alla morte di Alessandro Magno, a causa del fatto che comunque l'Eufrate si stava spostando, gli epigoni e i diadochi, cioè quelli che vengono dopo i successori di Alessandro, Seleuco e i suoi discendenti, che daranno vita all'impero Seleucide, che è l'impero che dalla morte di Alessandro tutti gli imperi, cioè l'impero di Alessandro Magno viene frazionato in diversi imperi. I due più importanti sono essenzialmente quello tolemaico, da Tolomeo, generale di Alessandro, che si prende l'Egitto. Anche per questo quell'immondizia di serie su Netflix, Black Queen, robe del genere, sul fatto che Cleopatra fosse nera, è una stronzata. Cleopatra discendeva da una famiglia di macedoni, fra l'altro tutti imparentati tra di loro, perché continuavano a imparentarsi tra di loro, per cui era bianca cadaverica. Quindi sono anche lì, guardate, lasciate stare quell'immondizia di trasmissione che c'è su Netflix. Però comunque Tolomeo con la dinastia tolemaica si impossessa dell'Egitto, e invece Seleuco, che dà vita all'impero Seleucide, alla dinastia Seleucide, prende possesso di quello che era la grossa parte dell'impero persiano e sposta la capitale e ne fonda una nuova da Babilonia, che è in quella direzione di là, sull'Eufrate, che però si stava ormai già da secoli insabbiando e deviando il corso del fiume, sul Tigri, e fonda Seleucia. Seleucia è dietro l'arco, dove c'è adesso, dietro l'arco c'è il Tigri, e dall'altra parte del Tigri c'è Seleucia, che per secoli è stata la capitale dell'impero Seleucide, a sua volta, che ha combattuto con i Romani, ha iniziato a combattere con i Romani e bla 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 bla. Dopodiché
La dinastia Seleucide praticamente subisce nel corso dei secoli un decadimento del suo potere e una dinastia del nord dell'Iran, i Parti, prende il controllo dell'impero, soppianta la dinastia Seleucide e di fatto i Parti, che sono quelli che imparano di brutto i coglioni a Crasso, fra l'altro, per darvi l'idea di quanto questo posto e questa zona sia collegata a noi. Se Cesare riesce, di fatto scatena la guerra civile con Pompeo, è perché viene a mancare un elemento del triumvirato, e uno di questi elementi, cioè il terzo, Crasso, che era anche il più ricco, era stato appena sconfitto dai Parti, che avevano fondato un accampamento da questa parte del Tigri, ovvero Ctesifonte. Quindi era morto di una morte violenta. Sì, fra l'altro Francesca mi ricorda che sono le cose che le piace ricordarsi delle mie storie, cioè no, date, robe, battaglie, se ne frega, però Fatti cruenti! fatti cruenti. Di fatto è vero, Crasso si narra che, essendo stato per tutta la vita estremamente, come si dice, cupido, Sì, cupidigia. pieno di soldi, era l'uomo più ricco di Roma, praticamente lui, quando viene catturato dai Parti nella battaglia di Carre, che è a 40 km a sud di Urfa, se ci tenete a vederla, praticamente gli viene versato dell'oro fuso in gola. Morte orrenda. Così, allegria. Vabbè, comunque i Parti, che erano sti qua con cui hanno già iniziato a rompere le scatole i Romani, avevano fondato questo accampamento Ctesifonte, che nel corso dei secoli aumenterà di importanza fino a diventare praticamente la loro capitale principale, e per secoli è stata la capitale dell'impero, prima dei Parti e poi della dinastia successiva di quello che è l'impero persiano, cioè i Sassanidi, e sarà una delle capitali dell'impero sassanide fino all'invasione islamica nel VII secolo, per cui posto pazzesco. Dall'altra parte abbiamo Seleucia, che non esiste al giorno d'oggi, o meglio, sono stati fatti degli scavi molto approssimativi, hanno trovato un po' di robette che l'hanno messe al museo archeologico dell'Iraq, ma non è mai stato fatto uno scavo approfondito di Seleucia. Invece la cosa più appariscente che rimane di Ctesifonte, che è quindi dall'altra parte del Tigri, è proprio il palazzo sassanide. Tra l'altro questa è stata sede anche di una grossissime battaglie con i Romani. Infatti a metà del IV secolo Ctesifonte viene anche conquistata dai Romani, poi viene persa, riconquistata, ci sono una marea di battaglie, c'è anche una campagna intera di Belisario che passa qua vicino, perché questa zona a sud di Baghdad, che non esisteva ancora, quindi Seleucia e Ctesifonte, che erano le capitali della provincia della Mesopotamia romana, per quel poco periodo che è stato sotto il controllo romano, fa parte di una delle epopee più grandi del mondo antico, ovvero fra l'altro le guerre più lunghe della storia dell'umanità, che sono le guerre romano-persiane, che sono durate per 800 anni, per darvi l'idea, quasi 800 anni si sono menati, la Repubblica Romana prima, l'impero romano poi, l'impero romano d'Oriente successivamente, con le varie dinastie dell'Iran, perché fra l'altro diciamo è anche divertente dire da dove deriva la parola Iran, cos'è l'Iran, perché noi lo chiamiamo spesso Persia e tutto quanto. Certo, Persia è un nome loro, cioè un nome nostro, ma in realtà sono stati i Sassanidi, fra l'altro in un bassorilievo Abishotun, in cui chiama per la prima volta il suo regno Iran-Shar, per cui i Sassanidi sono i primi a chiamare Iran il loro regno, ma questo non ci interessa. L'importante è sapere che quello che era l'impero persiano, con le varie dinastie Seleucide, Parti, Sassanidi, poi si sono menati così a lungo con l'impero romano da drenare completamente le forze dei due imperi, e quando una nuova entità araba è nata nella penisola, nessuno dei due imperi aveva la forza di opporsi, e questo ha cambiato la storia dell'umanità. E gran parte delle guerre sono state combattute per controllare una porzione di terra che andava da qua, da Ctesifonte, fino a una cittadina che abbiamo visto nel nostro primo viaggio e che passeremo davanti anche questa volta, che si chiama Nisibis, dove era vicino, è stata costruita anche la fortezza di Dara. E detto questo, fine dei pipponi. Vi faccio vedere la bella faccia della Franceschina. Ma non è bellissimo viaggiare in questi paesi dove certo, tutto si scopre che tutto
tutto in è realtà tutto attaccato. intrecciato. I confini non esistono, non erano dove erano adesso. Esatto. Che qua erano passati i legionari. Sì, Bellissimo. adesso invece c'è questo. E adesso ci sono le immondizie di plastica. Benvenuti al 2023. Welcome to... Esatto. Lasciamo Ctesifonte e la sua storia millenaria per tornare... è bello. Per tornare a Baghdad e per vedere se il museo archeologico dell'Iraq è aperto. Perché a quanto pare qua il venerdì è veramente venerdì, non come in Iran che il venerdì è venerdì ma è tutto aperto e non gliene frega niente a nessuno. Guarda che carino che è, con le colonne, gli archi. Ah, è questa? È una chiesa cristiana quella. Questa è la green zone, che non vuol dire zona verde per gli alberi, ma perché la zona ultra era la zona ultra militarizzata dagli americani, dove ci sono comunque tutti i palazzi governativi. Allora, rallenta e basta, ma lui va avanti. Rallenta e basta. E noi dietro, Cos'è qua? Federal Board of Supreme Audit. Hello. Allora, qua c'è il museo. Adesso dobbiamo capire come entrare. Se è aperto e come entrare. Dov'è l'ingresso? Forse laggiù. Madonna, come è pattugliato. Entry? Can I leave it here? So you can see the motorbike? Allora stiamo entrando al Museo Archeologico Nazionale dell'Iraq, che è stato depredato dagli americani bastardi dopo l'invasione del 2003. Infatti tantissimi pezzi sono finiti sul mercato nero americano e ancora adesso li stanno cercando di recuperare e già 18.000 ne hanno spediti indietro da qua, per cui andiamo a vedere cosa c'è dentro. Però Cosa è so che ci sono rimasto? dei bei gioiellini. Informazione di servizio, siamo venuti con le moto, le abbiamo parcheggiate fuori all'ingresso, chiedete di lasciarle vicino La Pula. alla polizia. Ci sono state le ispezioni divise uomo-donna e ci hanno lasciato andare, adesso entriamo. Quello che vedete è tutta roba fatta saltare in aria, quei dementi dell'ISIS a Mosul, e qualche reperto è stato salvato e portato qua. Molto probabilmente dopo che l'hanno fatta saltare in aria hanno recuperato quelli che hanno fatto saltare in aria dopo che quelli dell'ISIS hanno recuperato quelle parti, le hanno messe insieme col gesso, con lo stucco. Siamo nelle stanze che parlano della città di Hatra, che è questa città di epoca ellenica a sud-ovest di Mosul, e qua hanno messo quello che è rimasto, quello che si è salvato, soprattutto dopo che è passato l'ISIS, che l'ha ben devastata, perché bisogna dire che comunque soprattutto il nord dell'Iraq è stato distrutto dai terroristi dall'ISIS negli ultimi 10 anni, cioè
dal 2013 al 2017 hanno fatto un casino inaudito. Abbiamo visto anche il museo archeologico dell'Iraq e adesso con una follia di gradi torniamo verso l'hotel, che è venerdì ed è tutto chiuso. Molto di quello che c'è nel museo dell'Iraq è stato salvato in tempo dalla furia terrorista dell'ISIS, di cui però non vi è menzione alcuna in tutto il museo, molto strano. Comunque l'Iraq è veramente costosissimo da un certo punto di vista, perché è stato super inflazionato da valangate di dollari che sono arrivati qua con gli americani, e morale della favola è quello che succede è che praticamente ormai hanno messo tutto come se fosse su base dollaro, per cui gli hotel costano dai 40-50 dollari in su, che è tanto, cioè come la Turchia, però guardate il paese rispetto all'Iran, l'Iran costa la metà. Gli hotel, quelli belli, costano una follia, 200-300 euro a notte, e anche i musei e i siti archeologici costano veramente tanto, perché costano praticamente quasi 20 euro a testa, 18 euro a testa, così. Però è anche vero che hanno pochissimi siti da vedere, per cui con 2-3 ingressi si è visti le cose importanti, e dopo gli altri sono tante volte gratuiti. Però diciamo che Babilonia, Ur e il museo archeologico costano 18 euro l'uno l'ingresso, più o meno. E adesso vediamo di tornare. Proprio nelle prossime settimane la temperatura scenderà di quei 5-6 gradi che probabilmente la renderanno più accettabile, quindi se non volete morire di caldo come noi, visitate l'Iraq dopo ottobre, meglio ancora d'inverno. Cavalla! Baghdad è una città ferita fortemente dalla guerra, da decenni di guerra. È ancora militarizzata, come avete visto. Militari a ogni livello della strada, bambini che guidano i rickshaw. Però è una città tranquilla. E con questo caldo toglie tutta la fame. Infatti ci viene fame solo quando siamo in hotel con l'aria condizionata. Lui sta dormendo, giustamente. Ieri per esempio non abbiamo neanche cenato, abbiamo solo pranzato. È l'ora della preghiera. Si passa lui, passo anch'io. Le case più belle sembrano essere abbandonate. Molto probabilmente saranno le case di epoca ottomana, costruite fino alla prima parte, fino all'inizio del Novecento, perché comunque l'Iraq è stato invaso dalla spedizione britannica durante la prima guerra mondiale, e da quel momento ha vissuto anni un po' travagliati, diciamo. Comunque al sole non si riesce a stare. Fiammate nere sulle pareti. Preghiera del venerdì.
arrivati ad Erbil 12 ore dopo.